Oggi è un momento molto importante. Ho tenuto tutti questi bei pacchi solo per un motivo, perché ci sarà una cosa nuova, bellissima, che già sappiamo, che abbiamo già messo in piedi, e ci sarà una cosa che è in divenire. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché a breve ci sarà una novità con questo piccolino, che ovviamente lasceremo per ultimo. Quindi se volete sapere che cosa c'è qua dentro, aspettate, sedetevi e godetevi tutto questo bell'unboxing che io ho pian piano, minuziosamente messo in piedi, e dopo aver speso un sacco di soldi. Oltretutto dobbiamo anche ringraziare un nostro carissimo amico. Grazie a lui ci permetterà di essere ad un evento di quelli top al bacio. Grazie a lui e con lui cercheremo di scrivere una piccola pagina di storia per il mondo della micromobilità elettrica e del monopattino. Iniziamo a levare questo, quello. Quindi, ciao ragazzi, io sono Alfredo, questo è lo studio di Laco Creative e quest'oggi vi faremo vedere un sacco di pezzi da 90 e di novità per il Laco Creative. Adesso partiamo con la sigla e iniziamo a spacchettare tutte queste bellezze. Sigla! Sono le cose che stavamo aspettando da più tempo. Voi tutti quanti ci avete bombardato di richieste per una cosa in particolare, e qua dentro c'è l'inizio di, speriamo, una lunga serie di novità. Andiamo a vedere subito cosa c'è qua dentro. Innanzitutto questo leviamolo. In tanti ci avete chiesto la maglietta di Laco Creative. Abbiamo aperto il nostro merchandising del canale Laco Creative. Questa sarà la nostra punta di diamante, Back to Future, ovviamente electric. Com'è? No, questa la lascio per ultima. Dopo tanto tempo, bellissima questa, col piccolo logo e con la scritta dietro che sarà il nostro marchio di fabbrica. Secondo noi il futuro è veramente elettrico. Questa è anche in onore dei ragazzi del club del Cavo Mantis. Questa era il pezzo del 90. Se guardate bene in questa immagine dovreste vedere qualcuno che conoscete già. Chi sarà mai? Quindi ragazzi, da oggi prende il via il nostro sito di merchandising, quindi chiunque volesse acquistare una nostra maglietta potete andare sul sito che trovate qua sotto in descrizione, Teespring, che vi permetterà di prenotare e ordinare la nostra maglietta col nostro logo, e una piccola percentuale ci verrà data a noi per supportare il canale. Quindi se volete dare una mano al canale, adesso potreste andare su questo sito e comprare una nostra maglietta, magari proprio questa con Laco. Via! Adesso ragazzi andiamo con tutto quello che abbiamo comprato in queste settimane per poter iniziare l'avventura che vedrete presto sul canale. Sì, perché io e Laco stiamo cercando di battere un Guinness dei primati. Infatti vorremmo essere i primi a portare sul vulcano attivo più alto d'Europa un monopattino elettrico, e infatti adesso ci stiamo lavorando tanto. Abbiamo chiesto aiuto a tante persone, tra cui anche a Dynamic Moving, un'azienda italiana che sta portando sulle nostre strade un monopattino di un certo livello, italiano, costruito, progettato interamente in Italia. Abbiamo degli standard altissimi di qualità. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella, perché nelle prossime settimane inizieranno a uscire i video di questa nostra avventura. Qui abbiamo preso un po' di cose per poterla affrontare nel migliore dei modi, e adesso ve le faccio vedere. Abbiamo preso una cassa Bluetooth. Dovendo fare un viaggio da molte ore, un po' di musichetta, magari di sottofondo, evitando di dar fastidio ai nostri vicini di viaggio. Ovviamente di tutte queste cose trovate il link in descrizione. Acquistando dai nostri link sponsorizzati di Amazon riuscite a dare una piccola sovvenzione al canale. A voi non costerà niente e noi prenderemo una percentuale piccolissima, però prenderemo qualcosa. Contornata da una piccola clip in metallo
voi potete prendere e girare con questa agganciata al vostro zaino. In più è JBL, quindi riuscite ad avere una buona qualità di audio, secondo me indispensabile per un viaggio come quello che stiamo cercando di fare io e Laco. Noi stiamo facendo questo viaggio interamente in elettrico, quindi non avremo niente che non sia elettrico, a partire dallo spazzolino, anzi anche quello ve lo lasciamo giù in descrizione, di Amazon. Cosmo Ride, cos'è? Una luce che permette di avere sia lo stop che le frecce incorporate. Avere anche un segnalatore luminoso che fa vedere come in tutti i mezzi con il colore arancione la direzione che stiamo prendendo, secondo me era una cosa molto carina. In più si può attaccare al casco in modo da non averla bassa come le frecce che potreste avere nel vostro monopattino, comandabile interamente dal telecomandino che potete avere in mano. Una bella fascetta, legarmela al guanto che ho sulla mano in modo che qualora volessi svoltare a destra o a sinistra, con il pollice posso semplicemente andare a cliccare un pulsante e a far capire a quelli dietro che io voglio svoltare. Ovviamente anche questo link in descrizione. Andiamo con questo bestione. È una di quelle cose che qualcuno ci critica sempre e dopo ore di ricerche siamo arrivati a lui. Ragazzi, ho deciso di prendere il casco nuovo. Avevo comprato un casco cinese da AliExpress per fare una sorta di comparativa. Lo usavo per un po' e poi dopo ho preso e l'ho messo in cantina perché secondo me ti dava un'idea di sicurezza che non era così. Sinceramente andare in terra e magari rischiare di battere il mento, come mi è già successo l'altra volta, non è una cosa che mi piace. Ora, ditemi se non è stupendo. Purtroppo non ha il MIPS. Il MIPS è quel dispositivo che anzi potete trovare sul video che vi lascio qua su. Questo voleva essere un casco che facesse della via di mezzo il suo cavallo di battaglia. Infatti è abbastanza leggero e poi io lo volevo bello areato, quindi è tutto bello traforato. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Ora non so se c'è più questo colore perché a me mi piaceva così tanto che l'ho preso al volo e mi sembra di aver visto che non ce ne fossero più. Quindi come vi sembra? Mi è piaciuto da subito perché ha una bella vista laterale, infatti io riesco a vedere fino quasi a 180 gradi. Vi permette di vedere le macchine che vi arrivano da un lato, oppure il pedone che vi sta sbucando dall'altro. Ragazzi, bellissimo. L'ho scelto appositamente con la mentoniera non rimovibile, secondo me alla lunga non è tanto sicura. Rimettiamo gli occhiali come il mio logo, fatemi sapere anche di quello cosa ne pensate. Adesso andiamo col pezzo grosso, quello che vi avevo detto che è aperto alla fine. Allora, per questo dobbiamo ringraziare Luigi di Overwheel, che anche lui sarà uno di quelli lì che ci ha dato lo sprint e la mano che ci serviva per poter cercare di realizzare questo nostro sogno. Qua dentro c'è un pezzo fondamentale, apriamolo e vediamo subito di che cosa si tratta. Dato che il nostro canale è prevalentemente di monopattini elettrici, qua dentro ovviamente c'è una monoruota. Se ci fosse qualcuno di voi che fosse interessato di affiancare, come sto facendo io, un monopattino e un monoruota, fatecelo sapere perché così gli chiederemo un bel codice sconto. Riappoggiamolo giù. I monopattini pesano, i monoruota forse pesano di più perché sono concentrati, hanno il peso specifico superiore a un monopattino. Qui troviamo subito il libretto delle istruzioni, il caricabatterie. Tenetevi forte. Soprannominata dai più il tanicone delle ruote. Vista così un pochino una tanica di benzina potrebbe sembrare. E ora cos'è sta cosa? È in modalità trasporto, quasi sicuramente. Cos'è sta cosa? Però guardate com'è carina. Dolce e aggressiva allo stesso tempo. Trasporto. Ragazzi, simil carbonio. Mamma mia ragazzi, spero di non fare dei danni. Con le cassettine profuma di nuovo, chissà come si fa. Maledetto. Vabbè, via, è arrivato il momento di leggere.
Come cazzo? Il trolley. Andiamo a fare una telefonata. Scusami se ti disturbo. Come si leva la modalità trasporto per il Tanicone? Continuiamo un attimino a dare un occhio a cosa c'è qua dentro. Qui abbiamo un bel caricabatterie 1800 watt/ora, tra i 100 e i 160 km di autonomia. Mamma mia, non sono stato in grado di levare la modalità trasporto. Sono invece offeso perché gli ho dato del Tanicone. Chissà se un giorno riuscirò anche a sbloccare la ruota. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutto questo e fatemi sapere anche se siete un po' curiosi di quello che ci aspetta. Andate a comprarvi la maglietta di Laco Creative, Back to Future. Vi aspettiamo nel prossimo video. Mi raccomando che adesso partirà una bella serie, la serie del Guinness World Record. Forse. Ah, comunque, per la cronaca, alla fine ce l'ho fatta a levare la modalità trasporto,